Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, il modello in scala 1:4, l'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 27. Andiamo subito a vedere i contenuti e poi passiamo al montaggio. Per quelli che invece dovessero aver piacere di dar lettura, oltre che guardare le immagini del fascicolo, possono guardare il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto ringrazio tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie ai miei iscritti e grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. E alle persone che non si sono ancora iscritte, ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. Ricordo che questo modello che sto montando mi è stato commissionato da un mio iscritto. Abbiamo la piastra dell'interruttore, abbiamo la staffa del cambio corta e la staffa lunga, l'interruttore, il dettaglio del serbatoio della coppa dell'olio, questa è la parte finale dove si raccolgono poi le impurità grazie al dado sotto, che sapete che poi viene messa una calamita e tutti i materiali che vengono generati a causa dell'attrito, seppur è lubrificato, c'è sempre un consumo di materiale, vengono catturati dalla calamita, da questa contenuta nel tappo. Evita, appunto, grazie a questa calamita, evita che questa limatura di ferro possa andare a danneggiare le parti meccaniche del motore. Poi abbiamo una serie di viti, eccola qui, ce ne servirà una è data sempre in più, ci servirà questo. Procediamo. Innanzitutto attenzione perché qui abbiamo questo segmento e qui abbiamo uno scasso. Questa è la leva che poi andrà, ed è quella del cambio, andrà ad attivare questo interruttore. Qui abbiamo queste due parti, guardate, vi faccio vedere, la posizione corretta è questa. Cerco di ingrandire così vi faccio vedere bene. Non sbagliatevi perché anche se avete la posizione corretta potreste anche avvitarla in maniera non corretta. Guardate. I due pezzi dovranno inserirsi perfettamente così. Vedete? Però fate attenzione, perché non vedete il pezzo quando lo andremo a inserire da una parte all'altra. Questo attraversa la parte metallica e questo lavora dall'interno sull'interruttore. Adesso vedrete. Quindi dovete avere un riferimento. Il riferimento è questo, la leva perpendicolare in su e questo in orizzontale rispetto alla leva. Questa è la posizione, guardate. Questo vi aiuterà, perché se avvitate con il pezzo così lo danneggiate. Adesso vi faccio vedere, guardate. Questo va inserito qui.
giriamo la leva, aspettate che così devo allargare l'immagine. Ok, mettiamo la leva diritta così e ci troviamo il segmento nella parte bassa, ok? Inseriamo questa, così il segmento, lo scasso per il segmento è nella parte bassa, guardate. Inseriamo qui, guardate qua. Cerco di inquadrare come meglio riesco. Ecco, prima di avvitare fate una prova, vedete? Tiro su e lei si alza da sola, vuol dire che è correttamente inserito. Fatela questa prova. Poi tengo premuto qua, prendo la vite e avvito. Con la brugola che ci è stata data all'inizio, quella più piccola, con la chiave a brugola. Quando arrivate contro, fermatevi, perché se esagerate rovinate il filetto della plastica. Vediamo un po' se va. Non va come vorrei. Ah, ecco, perfetto. Vedete? Ovviamente deve anche poter tornare e non soltanto rimanere lì. Vediamo se ho stretto troppo. Vediamo una cosa. Ho capito cos'è che non va. Un attimo. Svito. Il problema è qui. Qua. Non so se riuscirò a risolverlo, però il problema è lì. Vediamo. Perché secondo me deve tornare indietro, deve poter tornare indietro da sola la leva, non rimanere incantata. Abbiamo detto che questo va messo su in perpendicolare, quindi così. Però va già meglio, vedete? Adesso, per non fare il video troppo lungo, andrò a lavorare bene dopo, vi farò vedere poi nei filmati successivi. Avvito ancora un po'. Allora, vai così. Non deve rimanere incantato. Va bene ragazzi, io poi andrò a intervenire come vi ho fatto vedere. Questa è libera, è questo che lo frena. Vedete, questa torna, è questo che non permette a quella di tornare, perché è troppo stretto rispetto, è frenato dal foro. Devo soltanto lavorare o nel foro o consumare un po' la plastica qui del perno e questo deve poter tornare. Quindi adesso lasciamolo così perché non voglio veramente
andare avanti 20 minuti per fare la modifica, però vi ho fatto vedere, e questo è importante, dove voi dovrete intervenire qualora voleste farlo, ecco. Poi questo non ci servirà in questa sessione, lo monteremo nel numero 28, invece questo sì. Andiamo a inserirlo così, con le alette rivolte verso destra e sinistra, e basta. Tra l'altro è anche libero di poter uscire perché poi verrà bloccato una volta montato, però questo rimane così. Quindi abbiamo questo pezzo, abbiamo questo e abbiamo questo. Il montaggio è terminato. Adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Guardate che airbox, bellissimo. Andate a vedere anche i filmati precedenti, si apre tutto grazie a queste leve. Serbatoio, acqua e olio e serbatoio. E questo come lo vogliamo chiamare? Radiatore? E ovviamente ho sbagliato, ragazzi, no? Radiatore. Mi sono distratto perché mi è caduto per ben 2 volte il fascicolo. Ecco qui. Guardate le forcelle, che meraviglia. Sembrano vere. E infine gruppo marmitte, collettori e scarico. Ecco qui. Bene, non fate caso, chi mi segue lo sa, alle sonde lambda perché si staccheranno ad ogni video finché non le andrò ad incollare, e lo farò solo ed esclusivamente quando andrò a montare definitivamente questi sui collettori della testata del motore e saprò di non dover più manipolare questo pezzo, così anche se inavvertitamente batto, semplicemente mi cade ma non si rompono i perni all'interno. Ok ragazzi? Bellissima. Il filmato termina qui. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video che è il numero 28 e poi finirà, diciamo, questa ultima carrellata con questo nuovo pacco che mi è arrivato, l'uscita numero 29. Ciao a tutti ragazzi e mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie a tutti.